Benvenute e benvenuti. In questo nuovo video ci occuperemo di disegno dal vero, sulle tracce dell'ultimo video che abbiamo terminato sabato e quindi dell'approccio al disegno dal vero, ovvero sia come noi ci possiamo porre davanti a un oggetto per poterlo poi disegnarlo sul nostro foglio. A me interessa in questo video non tanto creare un tutorial su come si disegna un oggetto, ma convincervi che la pratica dell'esercizio è fondamentale per raggiungere qualsiasi tipo di risultato. Per cui se vi approcciate per la prima volta ad un disegno, oppure siete dei disegnatori che iniziano questa fase di costruzione del segno, quello che vi consiglio è veramente tantissimo esercizio, tantissima costanza e soprattutto tantissima osservazione e tantissimo disegno dal vero. Non tentate di indulgere nella copiatura di fotografie, concentratevi sulla copia dal vero e il vostro segno migliorerà in maniera straordinaria. Questo ve lo assicuro perché è la mia esperienza. Mi piace ora veramente ringraziare tutti coloro che mi stanno seguendo perché mi danno forza e mi aiutano a perseguire questo mio progetto, che io lo intendo quasi proprio come un momento di condivisione all'interno di questo spazio che io trovo straordinario e che ci consente di instaurare proprio un rapporto di dialogo costante e proficuo. Quindi adesso entriamo più nel merito dell'argomento del video. In questo video, dunque, vorrei approfondire, come detto, il tema relativo all'approccio del disegno dal vero. Un esempio semplice mi serve per aiutare a farmi comprendere meglio e comprendere meglio ciò che intendo dire e come il disegno con davanti il soggetto possa aiutare sia ad avere un approccio formale adeguato alla formazione del disegnatore e sia ad acquisire una metodologia di osservazione verso il naturale più attenta e decisiva al conseguimento di quello che è il nostro scopo, e cioè quello di migliorare il segno e di migliorare quindi il disegno. Consentitemi di dire che il segno è il primo aspetto della questione. E attraverso il miglioramento del segno noi possiamo ottenere un disegno che corrisponde a ciò che era nostra intenzione di fare. Quindi imparare a disegnare è imparare a governare il segno, che sia fatto con qualsiasi medium, pittura, disegno, penna, non importa quale, l'importante è riuscire a governarlo, a instaurare un rapporto fra il nostro pensiero e ciò che noi andiamo a chiedere alla mano di eseguire. E questo è solo migliorabile attraverso due elementi, la costanza e l'esercizio. Non c'è niente da fare. È di lì che bisogna passare per imparare a disegnare, che ripeto è imparare ad avere un dialogo fra la matita e il nostro pensiero. Ma veniamo al nostro esempio di cui accennavo prima. Se io voglio disegnare una mela e non ho il soggetto, non ho la mela davanti a me, indipendentemente se io sia un buon disegnatore o meno, posso, non avendo il soggetto davanti, eseguire dei segni che da un punto di vista simbolico la possono rappresentare. Una mela che potrei benissimo adoperare come potrei fare se dovessi rappresentare una mela per un quiz con amici, oppure semplicemente spiegare descrivendo un oggetto in maniera semplice a qualsiasi persona a cui vorrei comunicare senza parlare l'idea dell'oggetto. Quindi io mi rifaccio a una forma simbolica.
quindi a pochi tratti, un cerchio magari stretto nella parte inferiore, con un picciolo, e magari potrei aggiungerci anche una foglia, però va già bene col picciolo, e la persona che ho davanti riconoscerebbe immediatamente la mela, così come vale per la casa e così per la finestra o per l'onda o per il mare. E questo è un disegno che può fare chiunque. Non c'è bisogno di essere esperti oppure di avere un tratto o un segno brillante. È un'operazione simbolica di disegno che più o meno tutti sono in grado di poter fare. Oppure potrei anche essere più preciso e fare un disegno di questo tipo, che, vedete, mi aiuterebbe con i particolari che aggiungo ad avvicinarmi ancora di più all'idea della mela, sforzandomi anche di simulare delle ombre, quindi una fonte di luce, per accentuare ancora di più la verosimiglianza con la mela ideale. E quindi, quando lo spettatore vedrà questa mia mela, non la penserà più come una mela simbolica, ma potrò ingannarlo facendogli credere che io questa mela l'ho copiata dal vero, mentre io sono andato a prendere nella mia memoria la mia idea di mela e con l'aiuto della sensibilità grafica e del mio segno grafico acquisito negli anni posso rappresentarla in quel modo. Ma non è una mela particolare, perché per quanto io possa ricordarmi come è fatta una mela in particolare, non riuscirò mai a disegnare quella mela in particolare. Però, avendo un bagaglio di esperienza, di disegno, posso riuscire a ottenere un risultato di questo tipo. Veniamo al fulcro della questione: il disegno dal vero, l'approccio del disegno dal vero. Ecco, ora abbiamo una mela davanti, di cui possiamo sentire l'odore e soprattutto constatarne l'unicità. La domanda è questa: andremo a disegnare quella mela? Siamo in grado di avere una tale familiarità con il segno da potercelo permettere ora, in questo momento? Sì, ovviamente siamo liberissimi di ritrarre qualsiasi cosa, in qualsiasi dimensione, ma se decidiamo di costruire una forma mentale che ci disciplini e ci possa portare a individuare una strada per condurci a dei risultati, il cammino a passi graduali e concreti è l'unica strada possibile e che io vi consiglio, non la strada assoluta, ma una delle strade, quelle che preferisco. Quindi adesso mettiamo da parte la mela. Se io devo cominciare a disegnare dal vero prima di avere la matita super straordinaria, la gomma imprescindibile e il foglio preziosissimo, mi devo concentrare sul mio segno, che quello sì deve diventare straordinario, imprescindibile e preziosissimo. Quindi non lasciamo campo vuoto, ma inseriamo un oggetto semplice, o meglio su cui si possa cominciare a lavorare in parallelo con il miglioramento del segno e il miglioramento dell'osservazione dell'oggetto, qualsiasi esso sia. È accademico? È antistorico? Possibile, ma è il cammino che conosco e quello che io consiglio. Quindi è fondamentale adesso cominciare ad osservare l'oggetto che noi abbiamo davanti. Quello che possiamo subito osservare è che questo oggetto ci viene restituito con 3 facce visibili. Sappiamo che ne ha 6, il cubo, per esperienza nostra, e notiamo che vi sono 2 elementi: le ombre proprie, cioè quelle proprie del solido, quello che ha il solido, che sono questa, che è l'ombra media, e questa, che è l'ombra scura, e le ombre portate dal solido sul piano, che sono queste, che ne vediamo dietro di esso, e queste, che determinano la sensazione, la percezione nostra di profondità in merito
alla parete del foglio giallino che sta alle spalle del cubo. Quindi questo non è un tutorial, non voglio spiegarvi dogmaticamente come dovete affrontare un disegno. Questo è un tentativo completamente diverso, un tentativo di farvi accorgere che ciò che state disegnando, prima di essere disegnato, va osservato, perché la mano deve imparare a comprendere che se deve fare, se deve disegnare un oggetto che ha davanti, deve saperlo fare. Quindi se noi ci troviamo in difficoltà a disegnare delle linee verticali, dobbiamo allenare la mano a fare delle linee verticali. E così come il tratteggio, così come qualsiasi problema ci può capitare davanti. Adesso io eseguirò in maniera semplice questo disegno e qualsiasi cosa che possiate prendere o imparare da ciò che faccio, ciò che i vostri occhi osserveranno e riterranno importante di tenere per sé e di far entrare questo nel proprio bagaglio di esperienza. Per esempio, per un disegno di questo tipo, mantenere dei contorni abbastanza chiari, perché le ombre che dovranno essere disegnate sono di due tipi e siccome il disegno è molto chiaro, se noi facciamo dei contorni molto scuri rischiamo di vanificare la possibilità di rendere questo oggetto leggibile sul nostro foglio. Ecco, adesso non mi resta che fare una piccola telecronaca di quello che sta avvenendo e che non avrebbe bisogno della mia sottolineatura. Comunque questo è lo spigolo centrale e andrò prima a disegnare la faccia più in chiaro, la faccia del cubo che rimane più esposta alla luce. Questa qui è la diagonale del lato inferiore e questa è la diagonale del lato superiore. E poi andrò ad eseguire allo stesso modo l'altra faccia del cubo stesso, che è quella che rimane più in ombra. Fatto questo, fatte queste due facce, non mi resta che ultimare con la parte superiore, notando solo che lo spigolo rimane un pochino più a destra dello spigolo che abbiamo più vicino a noi, lo spigolo in fondo. Quindi andrò a disegnarlo in questo modo. Una volta finito questa operazione, deve iniziare il tratteggio incrociato delle ombre, che naturalmente parte con il tratteggio verticale, come abbiamo visto in un video precedente, su tutta la superficie delle ombre. Dopo il tratteggio verticale viene quello orizzontale che viene eseguito sulla parte più in ombra, tralasciando la parte meno in ombra, che è la parte superiore. Una volta che è completato il tratteggio nella parte più in ombra, cercheremo di capire se basta questo tipo di tratteggio o se è necessario eseguire un altro tratteggio per scurire la figura. Infatti è necessario e quindi procediamo con il tratteggio verticale inclinato verso destra in questo caso. Poi notiamo che la parte superiore in alto del cubo è un pochino più scura rispetto alla parte inferiore in basso e quindi utilizzeremo l'altro tratteggio verticale inclinato verso sinistra per scurire solo a sinistra della facciata superiore più scura della parte a destra. Quindi interveniamo con un piccolo tratteggio orizzontale vicino all'angolo della facciata superiore e un po' di tratteggio obliquo verso destra
sempre nell'angolo superiore. Adesso guardiamo il risultato di questo lavoro e l'oggetto che abbiamo in avanti. Noteremo subito una cosa interessante, che il bordo diciamo superiore destro è chiaro quasi quanto la facciata che abbiamo sulla sinistra, quella più illuminata. Quindi con la gomma opereremo una sorta di cancellazione della zona della facciata superiore per renderla omogenea a ciò che noi abbiamo davanti e che dobbiamo in questo modo tradurre. Adesso contorniamo un pochino la base e lo spigolo più scuro, rinforzandolo un poco, e concludiamo così il nostro esempio molto semplice, che però ci può dare un'indicazione su come si può procedere per iniziare a disegnare un oggetto e approcciarsi ad un oggetto che abbiamo di fronte a noi. Vorrei essere riuscito, in questo video complesso e non proprio immediato, a far passare un concetto, a far passare il concetto che la cosa fondamentale, prima di ogni altra, è la cura del segno. Noi dobbiamo metterci in testa che il nostro sistema di scrittura e di disegno è assolutamente dipendente dal nostro segno grafico. Più noi riusciamo a costruire un segno personale che però corrisponda a ciò che noi vogliamo fare e mettere sulla carta, più noi saremo vicini alla comprensione del significato del disegno. Poi ovviamente ci sono le strutture, ci sono le proporzioni, c'è lo studio dell'immagine, dell'inquadratura, ma queste cose sono cose che uno col tempo acquisisce attraverso l'osservazione. Quello che a me importava è che voi possiate essere incuriositi dalla fascinazione di questo, dalla fascinazione dei nostri occhi rispetto all'immagine che guardano e la possibilità di trasporla sul foglio tramite il segno, il nostro segno personalissimo, che deve essere migliorato attraverso la pratica. Io vi ringrazio per essere stati qui ancora una volta e vi chiedo di sostenermi iscrivendovi al canale e vi do appuntamento a martedì. Farò un video tutto completamente dedicato al tratteggio. Praticamente ho intenzione di eseguire un tratteggio su un foglio 20x30 o 40x30, non lo bene ancora chiaro il formato, silenziosamente e facendo solo ascoltare il rumore della penna sul foglio, e spero che questo sia in qualche modo sia rilassante che informativo, molto di più di tantissime parole che si possono spendere. Vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.